Tell me Andiamo a vedere che cosa avviene all'interno ancora, che cosa sono i polmoni, che cosa sono collegati e come soprattutto l'aria fa ad andare dall'atmosfera dentro a questi polmoni. Ricordate tutti bene che questi polmoni sono sospesi all'interno della gabbia toracica, che sono due e che sono fatti di un materiale che potremmo definire elastico, altrimenti non si potrebbero riempire di aria, quindi aumentare di volume o sgonfiare e diminuire di volume ed andare a occupare appunto quello spazio che viene lasciato dalla contrazione e dall'abbassamento e appiattimento del diaframma in fase di inspirazione. Questi polmoni sono collegati all'ambiente esterno, essendo il corpo una macchina, la possiamo proprio spiegare in questo modo, attraverso un tubo che parte dal naso e dalla bocca e va proprio a finire diramandosi in due tronchi e in vari diciamo ramettini dentro a questi polmoni. La struttura di cui voglio parlare in particolare, anche se tutte sono importanti, però per noi cantanti la struttura più importante è la struttura appunto della laringe. La laringe è formata da varie cartilagini, da vari muscoli intrinseci, estrinseci, eccetera, eccetera, tra i quali appunto le corde vocali, ma la cosa che mi preme sottolineare è proprio dove sono le corde vocali, perché sento sempre degli allievi che me le posizionano in posti assurdi, quindi alla fine del palato molle, quindi alla fine del velo palatino, oppure me le mettono qua e non sanno bene come sono, quante sono, come sono messe. Quindi se noi guardiamo soprattutto un uomo, perché, ora vi dico perché, e guardiamo il collo di un uomo, vedremo che a un certo punto c'è una parte che è prominente, quella parte viene chiamata pomo d'Adamo, ma si chiama cartilagine tiroidea ed è una cartilagine che fa parte appunto della laringe e che è stata creata proprio dalla natura a protezione delle corde vocali. E è più prominente negli uomini perché la laringe dell'uomo è più grande di quella delle donne e in conseguenza appunto il suono dell'uomo è solitamente più scuro del suono della donna. Ce l'abbiamo anche noi, non è così tanto prominente, però le corde vocali sono proprio posizionate dietro questo scudo cartilagineo e sono messe in questo modo, unite in un punto. Sono formate da tante cose, principalmente da struttura muscolare e fondamentalmente hanno la funzione di addurre, è il movimento di avvicinamento delle corde, si chiama adduzione, hanno appunto la funzione di avvicinarsi e di vibrare producendo il suono per il passaggio dell'aria che proviene appunto dai polmoni e che risale, come ho detto, appunto da tutta questa struttura, dalla trachea eccetera, a un certo punto incontra queste corde che si sono avvicinate e le fa vibrare e in questo modo si produce il suono. Quindi ricapitoliamo, le corde vocali quante sono e dove sono? Le corde vocali sono due e sono unite in un punto, inserite all'interno della laringe all'altezza della cartilagine, dietro la cartilagine tiroidea, anche detta pomo d'Adamo. Sono delle strutture appunto, come ho detto, muscolari, tra le altre mucose eccetera eccetera, tendine eccetera eccetera. Vengono volgarmente chiamate corde vocali, non tutti sanno che realmente si chiamano pliche, questo è il termine tecnico. Sono grandi dai 2 ai 3 centimetri, 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo per le donne, fino a 3 centimetri per gli uomini. E da qui anche che deriva, insomma, le differenze tra la voce maschile e la voce femminile. Ci vediamo nella prossima puntata, nella quale parleremo proprio più nello specifico dei vari modi in cui una persona può respirare e di quale è, a mio avviso, la respirazione migliore quando si deve produrre un suono cantato.